di uscita e lui è così, no? Con la coda e continua a buttare giù il muso e a tirare come un matto, cioè proprio si fionda. Finché lui non smette di eccitarsi, noi siamo qua e aspettiamo che smetta di scalpitare, no? Guarda cosa succede se vado verso il portone, lui fa questo, guarda. Boom, e tira uno strattone. Io mi sono fermato e hai visto lui che contraccolpo ha preso. Tu devi fermarti perché sennò lo condanni a camminare strangolato. Lui deve calmarsi, è troppo agitato, ok? Quindi io prima di uscire non gli faccio mettere il muso a terra. Altra cosa, se tu lasci a un cocker mettere il muso a terra, lui poi ti tira come un matto, no? E premi la sua agitazione al di fuori di tutto, quindi se la passeggiata per te è un po' esagitata è per questo motivo, ti devi fermare più spesso e non fargli mettere giù il muso, cioè lui tira tanto per mettere giù il muso e allora tu ti fermi e lo contrasti, non c'è niente di male, è lui che tira, tu andandogli dietro facendolo fare lo stai premiando per tirare, ok, per questo lui lo fa. Vero Splash? Torna indietro. Vedi, lui mette giù il muso e io mi fermo e lo tengo così. Così non può mettere giù il muso e si ferma e a un certo punto si calma. L'unico modo per calmarlo è annoiarlo, quindi fermarsi. Vedi? E io mi fermo. Adesso ti faccio vedere semplicemente per uscire dal portone quanto ci metto, così ti fai un'idea. Adesso non ha tirato e mi ha guardato finalmente, non mi ha guardato per 10 minuti. Se lui poi smette di guardarmi, il discorso è questo, vedi, no? Se lui sta lì non è buono, nel senso che è una posizione di conduzione, sta conducendo lui la passeggiata e poi ringhia se accarezzi un altro cane, no? Anche per questa ragione qua. Lui deve capire che sei tu che conduci la passeggiata. Vedi la coda che non scodinzola più come un matto? Perché non è lui che decide e ha capito che se è troppo agitato non ottiene niente, però vedi come subito ritorna all'abitudine vecchia e allora io ritorno indietro. A lui va bene lo stesso, però devo rifare la cosa ripetitivamente finché non riesce a camminare col guinzaglio morbido così, capito? Andiamo? E lui vedi già mi supera e allora mi fermo se mi supera, no? Bravo. Ok, e poi riparto subito, allora io mi fermo anche 10 minuti, sto qua fermo 10 minuti finché lui non capisce che se mi tira io poi la punizione è che si sta fermi anche mezz'ora. Questo è l'idea. Quindi l'obiettivo è la porta. Io torno indietro, punto di partenza, lui è così, io gli tengo sul collo perché lui non deve ottenere strattonando, lui strattona violentemente, strattonare è l'equivalente di voglio il gelato che hai in mano, ti tiro una sberla, te lo strappo di mano, ok? È lo stesso disrispetto. Oh, chi c'è? Guarda il guinzaglio, benissimo. Mi fermo, preventivo, no? Perché ha camminato bene fin qui. Mi fermo preventivo, siamo arrivati al punto di prima. E adesso c'è l'ostacolo. Tu dirai, è tutto finito, adesso non tira più. Guardate cosa succede quando schiaccio il bottone lì. Se ci arriva il bottone, guarda. Lui innanzitutto si è piazzato lì davanti. Ok, guarda i miei cani dove sono. Sono là. Lui è lì. Guarda cosa succede se ritardo l'uscita, se non lo faccio uscire. Vediamo cosa fa. Ok. Aspetta, c'è uno. Guarda.
questo è alla rinuncia, lui deve vedere il portone che si chiude e lui che non ci passa. Oh, avete visto come è saltato verso la persona? Hai visto? Quella roba lì lui non deve neanche arrivarci con le zampe. Ok, se lui tira così e tu fai i passi, gli vai dietro, perché dici poverino si fa male perché tira, no, cazzi suoi, è lui che ha tirato, no? Tu stai fermo, la cosa peggiore che tu possa fare è premiarlo andando avanti nella tua azione, cioè uscire, fare tutte le azioni che lui si aspetta da te. Tu prendi il guinzaglio, glielo metti, esci, corri, vai fuori, apri il portone, lui si infila, esce, lui ti tira tutta la passeggiata, fa le pipì sui muri, fa le pipì sui motorini, ok? Ma sempre la coda, no? Tipo lui ha sentito l'abbaio, no? Io devo stare immobile, impassibile, è vietato fare chi c'è, è la fine quello. Lui ha riposto attenzione all'abbaio e io sono stato impassibile. Niente chi c'è, dov'è, guarda, saltare addosso, la lotta, queste cose, no? Guarda che lui è qui, io mi accengo e adesso farò solamente il suono del lui già, ok, io vado vicino alla porta, lui è già fuori. Guarda cosa succede, Guarda quanto è avanti, lui deve stare dietro di me, guarda, come loro. E non è dietro, quindi ripete l'azione, game over, è così che si fa, non c'è una soluzione alternativa. Ritorno indietro di un po', lui ovviamente mi supera, va lì, guinzaglio atteso, ritorno qua. Mi fermo a questa distanza così lui non riesce ad arrivare lì davanti. Tengo sempre il guinzaglio morbido se lui non lo intesisce, ok? Se io vado avanti e lui si piazza lì davanti, me ne vado via di nuovo. Finché lui non sta dietro. Niente, lui, capito, questa è l'abitudine, no? Porta, passo avanti io. Sai cosa significa passo avanti io dalla porta nella sua testa? Significa comando io, no? Quindi non bisogna farglielo fare non perché siamo dei pazzi, ma perché c'è una ragione di leadership dietro. Lui strattona e io lo punisco tornando indietro. Ok? Lui è lì, tutto distratto, lui finché lui non mi guarda, tipo, io aspetto e mi fermo. Lui deve essere impaziente perché dice, generalmente si prende, si esce. E ora gli taglio la strada. Ok, adesso lui è lì, quantomeno. E adesso. Apro, più lui è tentato ad uscire, no? Quindi se io arrivo e apro, lui è già fuori. Ok, hai visto che si è mosso? Quindi dovete essere attenti voi. Ma si sta comportando benissimo, e certo perché ci sono io che gli sto evitando, sto evitando che faccia errori. Ma è bravissimo questo cane, sì? 2 minuti fa mi ha tirato uno strattone che a momenti perdevo un braccio. Posso anche restare qui col portone aperto e lui è lì bloccato, no? Quando mi guarda potrei usare un escamotage, esco io molto in fretta quando lui è distratto. Io sto aspettando tempo reale, questo è il tempo che ci vuole.
cena. Lascio? No, chiudi, grazie. Grazie. Super eccitato. Passa una persona e lui subito così, no? Siamo a -20 adesso. Se io devo andare al lavoro, non ho più tempo, torno a casa e fine. Però dovete farlo tante volte al giorno, ma come fa con i bisogni? Gestitevela. Gestitevela, ragazzi, cioè. Vero, Alex. Se la deve gestire lui. Ok. Ok, io sto bloccando letteralmente la strada. Vai, vuole andare dietro al portone, benissimo. Sfrutto questa cosa. Vedi? Vedi? Questa cosa non deve esserci, vedi che loro stanno fermi. Loro stanno fermi. Si aprono, i miei cani stanno fermi. Lui deve imparare a resistere, controllarsi. Guarda come vuole passare a tutti i costi. Ok. Difficilissimo di prendere così. Ok, visto che a sto giro ho aperto ed è rimasto lì quantomeno. Quindi è un piccolo progresso, quindi apro un po' di più. Vediamo quanto resiste. Si apre di brutto, vedi? E allora torno indietro. E ripeto così. Così gli insegno a resistere, E non ho usato neanche un premietto, cioè, bravo. L'ho guardato, gli dico bravo. Adesso vado. Olè. E adesso che siamo qui, visto lui cosa fa, va lì a pisciare. Io tengo il guinzaglio e porto, così, e non glielo faccio fare. Si butta giù il muso, glielo tiro su e non mi faccio trascinare in giro. Guarda dove vuole andare. Ciao Cla! È carino, Lui sta tirando per andare a quella pipì, Mi raccomando di non fargliela raggiungere. Guarda cosa sto facendo col guinzaglio. Questi strattoni ti sbilanciano, ma devi contrastarli, devi stare tu in piedi, lui deve fermarsi, cioè deve sentire che tu sei un palo. Non deve succedere che tu voli o lo assecondi andando insieme a lui. Ok? Lui è lì, è davanti a me, io me lo porto dietro cambiando direzione, no? Quando mi supera, tipo adesso, guarda che proiettile, va lì a fare la pipì, non gliela faccio fare perché la pipì è una marcata. Farlo marcare significa dirgli è il tuo territorio, cosa che non deve assolutamente succedere, no? Che lui copre gli altri odori coi suoi per dire mio. Non esiste. Inizia col nasino. Ok, vedi cosa faccio? Lo tiro subito su quando parte di naso, anche perché dove va a marcare l'altra roba lì. Ok? La passeggiata è la passeggiata, e poi c'è il momento dei bisogni. Come se io sono in macchina con mia mamma e mio papà e mi scappa la pipì ogni 2 minuti, né la faccio nel bagagliaio né si fermano ogni 2 minuti a farmi fare la pipì, no? Perché non mi scappa? Perché è un desiderio di marcare, è una cosa diversa. E mi fermo. Ariberto! Ariberto! Non si gira nemmeno. Ah, eccolo! Ciao! Salutino! Ciao! Ok, io sono qui da un paio di minuti. E questo è il lavoro, ragazzi. Se lui va lì davanti, no? Io per riposizionare torno indietro. Lui è dietro. Se è dietro mi segue, no? Se ha il naso giù non mi segue. Se tira lui davanti non mi segue, no?
quindi sono io che seguo lui, e lui, essendo un cane, non ha il senso del limite, quindi ti trascina dovunque vuole. Il risultato è che la passeggiata è un incubo perché lui ti trascina e ha sempre il muso per terra. Tu non glielo devi far mettere, ti devi fermare, guarda. Quando lui ondeggia la coda così e si muove isterico e che fai mezzo passo e lui scatta, ti devi fermare anche un quarto d'ora. Così lui si abitua all'attesa. Si devono abituare ad attendere, vero? Poi mi ha guardato, faccio 2 passi, ma poi mi devo fermare. Sta tirando già di meno. Però vedi, appena mi muovo, lui ha l'abitudine a tirare, no? Fargliela passare può volerci, ci può volere un po'. Giù, giù. E butta giù il muso e mi fermo. Io dietro c'ho Splash, beccato, proprio sul fatto, no dai. Ma Splash, ma ti pare. Insomma, mi chiedi scusa? Artax, mi chiedi scusa? Allora. Quindi, 2 passi e io di nuovo davanti. Lui è davanti intendo che lui tira, cioè lui tira, quando è avanti significa che sta tirando o che si sta facendo i fatti suoi. Io uso la mia gamba come metro di, vedi, appena lui supera la mia gamba io mi fermo. E infatti, vedi? Vedi quanto si muove? Guarda, se io faccio così. Se faccio così e non parte, vedi? Devo metterlo alla prova. Guinzaglio morbido. Lui è distratto. Aspetta. Passa la persona e lui subito tic. Capito? Vedi la tensione? La vedi? Ok. Tolgo la tensione. Mi avvicino. Vedi? Posso anche fare un'altra cosa. Ecco, e prendo a tirare. Vedi? Posso fare una cosa, guarda. E vado via. E poi mi fermo però di nuovo, Cioè più mi muovo, guarda come tu. Più mi muovo, più mi agito, più lui si agita e poi perde il controllo, no? Monta l'agitazione. Quindi devo stare praticamente fermo. Adesso sono qui da un quarto d'ora praticamente da che sono uscito. Io di tempo ne ho, però se è il vostro tempo che avete, pipì giù dal marciapiede magari, no? E poi si va a casa. Questa è la giornata, il tempo che avete, e lui capisce che non è suo diritto arrivare da qua al parco e trascinarci dovunque, ok? Fare i capricci, guarda come sta tirando, lui vuole andare a fare le marcate e io non glielo faccio fare. Anche perché non è che è una marcata tranquilla, mi sta tirando degli strattoni che non è tanto rispettoso, quindi se io lo premio pure facendogli fare la pipì sul muro, che tra l'altro è una cosa schifosa, sono un pessimo proprietario. E a lei. Io tengo sempre morbido, è lui che genera la tensione, capito? Io però quella tensione devo contrastarla come se fosse legato a un palo, ok? Quindi se lui prende il salto, vola e si ribalta perché io contrasto per non finire a terra, cavoli suoi, Cosa sta facendo secondo voi? Cosa sta facendo? Cos'è questo comportamento? Questa è la ribellione. Artax però non rompergli le scatole anche te. Seduto. Questa è la ribellione, è libero, basta, non ce la faccio più, io faccio quello che voglio. E ci prova perché è l'abitudine, no? È dura a morire. Lui ci proverà per un altri 2-3 giorni con me. Poi imparerà a tirare di meno e poi fra qualche settimana camminerà come loro dietro di me, senza tirare, senza annusare, senza saltare addosso alla gente. C'è di buono che non è un abbaione. Se abbaiasse pure
È importantissimo che quando lui tira deve fallire, non deve raggiungere. Io sto qua e faccio vedere tutta la gente che passa, le cose, e noi stiamo qua fermi, un quarto d'ora, benissimo, mezz'ora, benissimo. Più tempo sto fermo, più lui si abitua alla rinuncia e all'attesa, guarda lì. Lui lo sa già. Dai, andiamo al taxi. Senti le sgommate. Adesso vi lascio perché le strisce saranno uno sbattimento. Arrivederci. Siamo riusciti a ottenere questo per ora. Dai, così già va bene, ma è un momento, fra poco rimpazzirò, guarda. Eccoci. È finito il buon momento, però sono riuscito a riprenderlo, sono felice. Alla fine. Eccoli Sera. qua, i cagnini. Don't say